Ciao a tutti, come smettere di fregarti da solo? Noi siamo spesso gli artefici dei nostri fallimenti, cioè sembra che ci siano dei meccanismi tali per cui arriviamo ad un certo punto, ad esempio nella conquista di una persona, nel raggiungimento di un obiettivo, e poi mettiamo in atto dei comportamenti tali che ci fanno fallire, che ci fanno cadere lì dove invece dovremmo riuscire. Allora, perché capita questo? Perché ci sono situazioni di questo genere, di questi fallimenti che mettiamo in atto, diciamo, da un certo punto di vista, in modo, direi, quasi compulsivo, quasi senza renderci conto effettivamente di quello che stiamo facendo. Meccanismi autosabotatori. Questo nasce dal fatto, ha radici molto profonde tutto questo. È una sorta di odio che manifestiamo verso noi stessi, che dobbiamo imparare a eliminare. L'odio verso noi stessi da cosa nasce? Beh, nasce dal fatto che è una questione di imprinting, come nella vita è accaduto che possiamo aver avuto dei contrasti con un genitore. Se questi contrasti sono diventati molto forti, per cui noi non abbiamo perdonato il genitore che ci ha fatto quello che noi ritenevamo un torto, questo comportamento conflittuale, se non l'abbiamo perdonato, se non l'abbiamo accettato e se questo supera una certa soglia di tolleranza, noi abbiamo una soglia di tolleranza ovviamente, allora l'odio che proviamo verso il genitore, proprio perché la nostra parte emotiva il genitore è particolare, non possiamo odiare un genitore, cioè se odiamo un genitore questo si ritorce contro di noi. E infatti questa aliquota di odio, tra virgolette, verso il genitore conflittuale si ritorce contro di noi, diventa odio espresso verso se stessi, e allora ci autopuniamo, sabotandoci lì dove vorremmo avere successo. E per questo motivo spesso che la nostra parte emotiva inizia questo imprinting di autosabotaggio e possiamo superare questo imprinting soltanto accettando e giustificando il torto che abbiamo subito dal genitore conflittuale. E uno dice: ma come faccio a giustificare un genitore che si è comportato malissimo, eccetera? Beh, intanto c'è un ragionamento. Se tu sei qua oggi che ne parli, significa che questo genitore, pur essendo conflittuale nei tuoi confronti, non ti ha buttato nella spazzatura, quindi, come dire, ti ha in qualche modo, diciamo, accudito, tra virgolette. E in un secondo tempo devi capire che tutti gli esseri umani possono avere delle problematiche, possono avere dei difetti, e l'unico modo per giustificare, diciamo così, questo torto che tu ritieni di aver subito senza provare odio, che poi peraltro ti si ribalterà contro di te, è proprio quello di accettare le debolezze umane, il che non significa che devi per forza relazionarti con questo genitore, anzi, non c'è nessun motivo per cui tu ti debba relazionare poi con questo genitore una volta adulto, però devi, come dire, non avere rancore, eliminare la rabbia, eliminare queste punte di rabbia, perché si ritorcono contro di te e ti faranno fallire lì dove vuoi riuscire, una sorta di autopunizione per aver desiderato, diciamo così, il male del genitore. Il genitore è colui che ci ha generato e quindi noi non abbiamo questa capacità, questa possibilità di farlo, perché se lo facciamo ne veniamo fortemente puniti. Quindi bisogna lavorare un po' su se stessi ed arrivare all'accettazione, arrivare al perdono, arrivare all'eliminazione di tutte queste negatività che possono alleggiare dentro di noi. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Teramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!